Buongiorno a tutti. La terna di numeri 3, 4, 5, che è una terna pitagorica, ha questa caratteristica per cui i cateti sono numeri consecutivi. Ci chiediamo in questo video se esistono altre terne pitagoriche con i cateti consecutivi. Beh, intanto richiamiamo il concetto di terna pitagorica. Sono tre numeri che soddisfano questa relazione, quindi 3, 4, 5 è una terna pitagorica perché 3 al quadrato più 4 al quadrato, quindi la somma dei quadrati dei primi due numeri è uguale a 5 al quadrato. Sostanzialmente sono tre numeri che potrebbero essere appunto le misure rispettivamente dei cateti e dell'ipotenusa di un triangolo rettangolo. Allora è ben noto che esistono infinite terne pitagoriche, cioè infinite terne x, y, z, tali che x al quadrato più y al quadrato è uguale a z quadro. Attenzione, la richiesta è che sia x che y che z siano numeri interi positivi. In questo video invece ci chiediamo se ci sono altri esempi in cui x e y differiscono, cioè y è uguale proprio a x più 1, il successivo di x. Allora, se vogliamo rispondere rapidamente, potremmo provare a cercare terna pitagorica in Wikipedia e vediamo che da Wikipedia ho tratto proprio questa lista di terne pitagoriche, chiaramente soltanto sono alcuni esempi perché abbiamo detto che sono infinite. Allora da questa lista noi possiamo andare a vedere se ci sono altre terne che hanno questa proprietà. Chiaramente la prima terna, quella più famosa 3, 4, 5, ha questa proprietà. Andando a leggere un po' tutte le terne scopriamo che c'è la terna 20, 21, 29 che ha la stessa proprietà. I due cateti sono consecutivi. Andando a cercarne altre ne troviamo un'altra più avanti, qui 119, 120, 169 e queste due sono le uniche che troviamo comunque in questa lista riportata da Wikipedia. Da un punto di vista quindi della domanda da cui siamo partiti, quindi esistono altre terne pitagoriche con i cateti consecutivi, chiaramente la risposta è sì. E esistono ad esempio 20, 21, 29 e 119, 120, 169. Beh, un acusmatico si può accontentare di questa risposta e quindi può anche interrompere la visione di questo video, ma penso che il matematico invece che c'è in voi si sarà chiesto, sì, ma questi sono solo esempi, sono tutte, sono finite, sono infinite? Posso trovarle o descriverle tutte? Ed è questo il problema che affronteremo da questo momento in poi. Quindi per prima cosa ci chiediamo, sono finite o infinite? Allora, dobbiamo partire dalla relazione che definisce le terne con i cateti consecutivi. Le possiamo indicare con x, x più 1, z, no? Dove appunto, avendo indicato al posto di y x più 1, stiamo imponendo che il secondo cateto sia consecutivo rispetto al primo. Allora, chiaramente questa terna per essere pitagorica deve soddisfare innanzitutto la relazione pitagorica che abbiamo scritto qui. Allora, se noi sviluppiamo un po' di calcoli, possiamo portare questa equazione in questa forma, con algebra elementare. Questa forma è una forma quadratica nell'incognita x, cioè sostanzialmente rispetto a x è un'equazione di secondo grado e z possiamo considerarla in questo caso un parametro. Allora, se risolviamo questa equazione rispetto a x, possiamo, dato che il coefficiente b è pari, possiamo calcolare il delta quarti invece del delta, in modo che è più semplice, e otteniamo l'espressione 2z quadro meno 1. A questo punto il valore di x con la formula risolutiva dell'equazione di secondo grado sarà uguale a meno 1, la formula ridotta, più o meno la radice di 2z al quadrato meno 1 fratto 2. Allora, questo basterebbe se noi avessimo in gioco soltanto dei numeri reali, ma noi invece abbiamo in gioco dei numeri interi, quindi ci dobbiamo assicurare che tutto ciò sia intero. Allora, cosa possiamo dire? Beh, sicuramente per essere intero, per avere speranza di essere intero la x, anche se z è un valore intero, la radice di questo valore deve essere intero, quindi 2z meno 1, 2z al quadrato meno 1 deve essere un quadrato perfetto, quindi dobbiamo imporre questa condizione, che è come dire che 2z al quadrato meno 1 deve essere uguale a un certo t al quadrato, dove t chiaramente è un numero intero.
Allora, se questo è vero, allora questa formula la possiamo riscrivere come meno 1 più o meno t, quindi la radice di t al quadrato, t è un valore positivo, fratto 2. In realtà x deve essere un valore positivo, intero positivo, quindi dei due segni più o meno della formula devo scegliere, per avere speranza che sia positivo, devo scegliere sicuramente soltanto il segno più. Quindi scritta in questo modo possiamo invertire t e meno 1 per scriverla in maniera più gradevole, quindi x sarà uguale a t meno 1 fratto 2. Attenzione, affinché questo sia intero dobbiamo ancora assicurarci che t sia dispari, perché se t è dispari t meno 1 sarà pari e quindi sarà divisibile per 2. Perché t è dispari? Perché 2z quadro meno 1 è un numero chiaramente dispari, e quindi t al quadrato è un numero dispari e quindi anche la sua t sarà un numero dispari. Quindi tutto questo ci assicura che effettivamente se vengono soddisfatte entrambe queste equazioni siamo in presenza di numeri interi, chiaramente dove z e t sono numeri interi. Allora ci concentriamo adesso su questa nuova equazione. 2z al quadrato meno 1 uguale t al quadrato, un'equazione in due incognite dove le due incognite sono interi. Questa la riportiamo, se vogliamo, questa è un po' secondaria, no? Ci dobbiamo concentrare su questa. Allora, questa equazione possiamo iniziare a riscriverla in una forma normale dove abbiamo i due termini con le incognite a sinistra e al secondo membro meno 1. Beh, possiamo trovare, così un po' per tentativi, è chiaro, è abbastanza immediato, che una soluzione intera si ottiene quando t uguale a 1 e z uguale a 1. Perché se andiamo a sostituire otteniamo 1 al quadrato meno 2 per 1 al quadrato, che appunto fa proprio meno 1. Quindi abbiamo trovato, così semplicemente per tentativi, una prima soluzione. T uguale 1, z uguale 1. Usando l'altra relazione scopriamo che se t uguale a 1, x sarà uguale a 1 meno 1 fratto 2, cioè sarà uguale a 0. Quindi questa soluzione dà luogo alla terna pitagorica del genere, dove x uguale 0, y ovviamente sarà uguale a 0 più 1, cioè 1, cioè il successivo, e z è uguale a 1. Ma 0, 1, 1 non è proprio una terna pitagorica, propriamente detta, l'ho definita degenere, perché? Perché ha la x uguale a 0. In realtà tutte e tre le misure, dei cateti di questo triangolo rettangolo dovrebbero essere misure positive. Quindi in realtà non viene considerata terna pitagorica, nonostante però il primo termine al quadrato più il secondo al quadrato fa proprio il terzo al quadrato. Ebbene, questa che è una soluzione degenere però è il nostro trampolino di lancio per poter iniziare a trovare le terne che ci interessano. Come? Allora, torniamo un attimo indietro a questa equazione e notiamo che al primo membro c'è una differenza di quadrati. Voi potreste dire 2 non è un quadrato, beh, se lo consideriamo però il quadrato di radice quadrata di 2, possiamo appunto considerarlo un quadrato. Quindi andando a scomporre questa differenza di quadrati troviamo t meno z per radice di 2 per t più z per radice di 2 uguale meno 1. Allora, questa scomposizione apparentemente abbastanza, audace, no? Nel contesto di un problema che prevede soltanto numeri interi, sembra allontanarci un po' dal risultato e invece sorprendentemente è la chiave per risolvere il problema. Per quale motivo? Beh, intanto andiamo a sostituire la nostra soluzione di base per vedere quale uguaglianza verrà fuori. Quindi se t e z sono entrambi uguali a 1, si otterrà 1 meno radice di 2 per 1 più radice di 2 uguale a meno 1, che è un'uguaglianza vera, che sappiamo essere vera, che però è un po' la base per poi trovare altre soluzioni. In che modo? Allora, usiamo questa uguaglianza e andiamo ad elevare al cubo entrambi i membri di questa uguaglianza. Questo elevare al cubo è un'operazione che possiamo sempre fare su un'equazione perché la potenza dispari è una funzione, come si dice, iniettiva, no? Quindi mantiene l'uguaglianza. Allora possiamo scriverla in questo modo: 1 meno radice di 2 alla terza per 1 più radice di 2 alla terza uguale meno 1 alla terza. Cosa succede? Succede che se andiamo a sviluppare i calcoli, meno 1 alla terza è uguale a meno 1 e questi cubi in realtà diventano comunque dei binomi perché l'unico radicale che è in gioco è radice di 2.
Quindi ometto i calcoli e fidatevi del fatto che il risultato è 7 meno 5 radice di 2, potete chiaramente andarlo a verificare, per 7 più 5 radice di 2 uguale a meno 1. Allora attenzione, questa uguaglianza ci fornisce un'altra soluzione per l'equazione da cui siamo partiti, perché noi siamo partiti da questa equazione, con quella fattorizzazione. Questa uguaglianza ci dice che se t uguale 7 e z uguale 5, questa equazione è soddisfatta. Quindi vedete abbiamo trovato altri due valori della nostra equazione di riferimento. Con t uguale 7 riusciamo a scoprire che x varrà 7 meno 1 mezzi, quindi 3, e questo ci dà chiaramente la terna 3, 4 perché è il successivo di 3, e 5 che è proprio il valore di z che abbiamo trovato. Quindi vedete con questo metodo siamo riusciti a trovare la prima terna che ha questa caratteristica di avere i primi cateti consecutivi. Come possiamo andare avanti? Beh, andiamo avanti andando a osservare che se noi avessimo elevato alla quinta potenza, quindi alla potenza dispari successiva, beh, meno 1 alla quinta sarà comunque meno 1 e questi due binomi avranno comunque la stessa struttura e quindi ci restituiranno ancora un'altra soluzione sicuramente diversa dalla precedente, perché abbiamo che la potenza non può restituire lo stesso risultato. E questo quindi, vi ometto anche in questo caso i calcoli, ma dovrebbe essere abbastanza agevole farli. Questo elevamento alla quinta ci dà come terna pitagorica 20, 21, 29, che era proprio la terna successiva che avevamo già individuato in Wikipedia. Però attenzione, qui adesso quello che ci interessa è la generalizzazione, che è la seguente, cioè se eleviamo questa equazione a una potenza dispari che indichiamo con 2n più 1, l'esponente dispari, ogni volta che scegliamo un particolare esponente dispari otteniamo una terna pitagorica diversa e che soddisfa appunto la nostra proprietà di avere i cateti consecutivi. Quindi abbiamo sostanzialmente un modo per generare l'ennesima terna pitagorica con questa proprietà. Questo chiaramente risponde alla prima domanda, no? Cioè dato che n comunque può essere qualsiasi e potenze diverse saranno sicuramente diverse tra loro, cioè, insomma non è che a un certo punto rincontriamo qualcosa che abbiamo incontrato già prima, questo ci assicura, diciamo ci garantisce il fatto che possiamo affermare che queste terne sono infinite. Però questo non ci basta. Noi vorremmo a questo punto avere una formula per generarle tutte, una formula esplicita dove io ho x con n, y con n e z con n espressi in funzione di n. Allora, questo possiamo farlo partendo sempre da questa uguaglianza che genera tutte le soluzioni. Allora, in questa uguaglianza noi sappiamo che se eleviamo 1 meno radice di 2 alla 2n più 1, otteniamo qualcosa che è un binomio con t con n meno z con n radice di 2. Se invece lo eleviamo col segno più, otteniamo un binomio simile in cui cambia solo il segno del secondo termine e lo chiameremo t con n più z con n per radice di 2. Allora, queste due equazioni noi possiamo, che valgono contemporaneamente, possiamo sommarle. Sommandole otteniamo 2 volte t con n uguale a 1 più radice di 2 alla 2n più 1 più 1 meno radice di 2 alla 2n più 1. Allora da questa, dividendo per 2, vedete, otteniamo una formula esplicita per t con n. Adesso, ricordando che x con n è uguale a t con n meno 1 mezzi, andando a sostituire, quindi al posto di t con n andiamo a sostituire questa espressione, otteniamo che x con n è uguale a questa espressione, quindi questa somma diviso questa volta 4, meno un mezzo. Quindi questa è l'espressione generale, scusate, che definisce l'ennesimo x, cioè l'ennesimo primo numero della terna. Come però proseguiamo? Beh, andiamo a vedere quanto sarà y con n, semplicemente y con n, per come abbiamo impostato il problema, sarà semplicemente x con n più 1, quindi dobbiamo sommare 1 a questa espressione, quindi da meno un mezzo più 1 diventerà più un mezzo,
quindi y con n è uguale alla stessa espressione più un mezzo. Invece per poter trovare z con n dobbiamo sempre considerare queste due equazioni, ma questa volta effettuare una sottrazione. Sottraendo, chiaramente i termini in t con n spariscono e compare un 2 radice di 2 z con n che è uguale a 1 più radice di 2 alla 2n più 1 meno 1 meno radice di 2 alla 2n più 1. Questa espressione ovviamente ci dà z con n dividendo tutto per 2 radice di 2. Quindi z con n è uguale a questa espressione che ho indicato. Questo conclude la formula esplicita, no? Cioè, quindi queste tre uguaglianze ci permettono di calcolare, dato n, l'ennesima terna pitagorica in cui i cateti sono consecutivi. La cosa straordinaria, no, di queste formule, ed è quello che accade anche ad esempio per la successione di Fibonacci, è che contengono dei radicali, ma avranno un valore intero per qualsiasi n. Quindi è abbastanza interessante questa proprietà. Adesso questa formula è di interesse, diciamo, sicuramente teorico. Da un punto di vista pratico, per poter generare un po' di queste terne pitagoriche, perché a questo punto viene anche la curiosità di capire quali sono, no? Oltre a quelle che abbiamo individuato, di trovarne anche altre, diventa un po', diciamo, poco agevole usare queste formule, e allora in realtà c'è una formula alternativa definita per ricorrenza, che però è strettamente legata a quella che vi ho appena fatto vedere, ed è la seguente: cioè se noi partiamo da valori iniziali x con 0, y con 0 e z con 0 uguale a 0, 1, 1, cioè la famosa terna degenere di cui ho parlato all'inizio del video, poi si possono ricavare i valori successivi a partire dal valore precedente, mediante delle formule che invece sono tutt'altro che irrazionali, sono delle formule, sono delle combinazioni lineari sostanzialmente di ciò che abbiamo già trovato. Quindi x con n più 1 è uguale a 3x con n più 2z con n più 1, y con n più 1 sarà semplicemente x con n più 1 più 1, questo è ovvio, e z con n più 1 sarà uguale a 4x con n più 3z con n. E per motivi di tempo non vi mostro da cosa deriva questa formula per ricorrenza, però ecco, vi assicuro che è strettamente collegata alla formula che vi ho presentato prima. Questa formula si può usare ad esempio in un foglio Excel per poter andare a elencare le prime terne pitagoriche. È quello che ho fatto, ho inserito queste formule per ricorrenza in un foglio Excel e ho ottenuto le prime 19 terne pitagoriche, che sono queste che vi sto mostrando. Vedete, all'inizio abbiamo la nostra 3, 4, 5, 20, 21, 29, 119, 120, 169, che erano quelle già viste e estratte da Wikipedia, e poi man mano abbiamo le terne sempre più grandi. Ebbene, queste terne, come vedete, crescono molto rapidamente. La 19esima è dell'ordine dei 200.000 miliardi, cioè il primo termine è dell'ordine dei 200.000 miliardi. Bene, con questo concludo questo video. Vi lascio come al solito una citazione di un matematico, in questo caso Pitagora, che appunto afferma: scegli sempre il cammino che sembra il migliore, anche se sembra il più difficile. L'abitudine lo renderà presto piacevole. Grazie per l'attenzione, e se vi è piaciuto il video ovviamente lasciatemi dei commenti, o se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale.